Vamos. Siamo Alberto e Sofia. Circa un anno fa abbiamo deciso di mischiare le carte delle nostre vite. Abbiamo acquistato un Ford Transit usato in Messico, dove l'abbiamo camperizzato, l'abbiamo spedito in Argentina ed abbiamo iniziato ad inseguire un sogno di libertà che ci porterà fino in Canada. Ultimo giorno di lavoro. Dopo la grande emozione nell'aver salutato famiglia, amici e parenti della mia Genova, prendo un aereo con destinazione Argentina, Buenos Aires, dove mi rincontro dopo alcuni mesi di assenza con la mia ragazza messicana Sofia. L'invio del van dal Messico al porto di Zárate sta ritardando di alcuni giorni e ne approfittiamo per esplorare Buenos Aires. Non siamo amanti delle grandi città, ma dopo aver preso coraggio iniziamo ad apprezzare gli angoli più nascosti della città, i cibi tipici e l'assoluta divinità di questo paese. Arrivato il van al porto di Zárate, arriva una mail al nostro agente doganale, con scritto che hanno trovato il nostro van e quello dell'altro ragazzo che veniva a ritirarlo, todo revuelto, che in italiano significa tutto a suo quadro. Capita non poche volte che durante il viaggio e negli scali in Sud America, così come in Europa e nel resto del mondo, venga aperto il van e venga rubato quello che c'è all'interno. Le compagnie marittime ti fanno firmare infatti un contratto prima dell'imbarco dicendo che la loro responsabilità si limita all'invio del veicolo e non hanno responsabilità circa gli interni dello stesso. Con molto timore Sofia, l'agente e l'altro ragazzo si recano al porto, dove notano con immenso sollievo che nulla è stato toccato. Ancora oggi non capiamo come mai avessero inviato quella mail. Il giorno dopo è previsto il ritiro del van, che sarebbe stato un giorno difficile si è capito subito, con Sofia a discutere in dogana, i miei occhiali che cadono e la facciata che prendo contro il tornello. Ci raggiunge la gente e le cose iniziano a migliorare. Come si vede dal fatto che passo indenne il secondo tornello, arriva finalmente la navetta che ci porta al van e dopo numerosi controlli antidroga sui documenti incorretti che abbiamo dovuto correggere, possiamo finalmente riabbracciare Nala, il nostro van. Momento clou. Vamos. Vi spieghiamo brevemente il nostro viaggio. L'idea è raggiungere il più veloce possibile Uyuni, in Bolivia, al nord, per poi riscendere ed esplorare tramite la leggendaria Ruta Nacional 40 il nord dell'Argentina, fino a dove attraverseremo la frontiera con il Santiago del Cile, iniziando definitivamente la Panamericana. Avendo finito tardi le pratiche doganali, la prima notte dormiamo in una stradina sotto casa di un'amica di Sofia. Dopo questo periodo in una grande città la voglia di natura è tanta, forse troppa. Ci dirigiamo al nord ed il nostro primo giorno on the road succede infatti questo. La mattina dopo abbiamo il primo vero contatto con la natura. Ci troviamo a Santa Fe, vicino ai pantani di Corrientes, dove l'alba regala questi magici colori e suoni.
iniziamo il viaggio verso il nord senza particolari fermate, se non per assaggiare uno dei cibi più tipici e rappresentativi dell'Argentina, le empanadas, e fare foto con l'alpaca gigante. L'Argentina è organizzata molto meglio di quanto ci immaginassimo a livello di campings, ma il piacere di dormire in natura ad alta quota è sempre imbattibile. Siamo al passo fronterizo La Quiaca, tra Argentina e Bolivia, dove la disorganizzazione regna sovrana e dove la totalità dei documenti deve essere presentata in sola forma cartacea e in triplice copia. Non possiamo fare a meno di notare queste persone che per tutto il giorno corrono tra una frontiera e l'altra con queste carriole. Entriamo così in Bolivia. Ci eravamo già stati nell'agosto del 2019, nella stagione secca. Veniamo ospitati nel camping El Barón, a Tupiza, cittadina circondata dalle montagne a circa 3.000 metri di altitudine. Dopo aver cucinato qualcosa, Invece la facevo bollire, penso che è stronzo. riprendiamo il viaggio verso Uyuni. Capiamo fin da subito le difficoltà delle strade boliviane, non sempre asfaltate ed oltre 4.000 metri di altitudine. C'è il burrone, Potete vedere la mia faccia durante questa salita estremamente sterrata. I paesaggi che si susseguono sono stupendi, dalla neve al deserto con la sabbia che attraversa la strada, all'arcobaleno, e persino al doppio arcobaleno. Arriviamo al tramonto ad Uyuni ed ora vi starete chiedendo: come mai guidare tanto? Tutto è stato per raggiungere il Salar, indicato. nel prossimo episodio. Ui, ciao, non ce la faremo mai. Dai, Dai, per favore, ti prego, ti prego. Está aquí en el pueblo, ¿verdad?